Malta, un piccolo arcipelago dalla storia millenaria, un concentrato straordinario di attrattive in grado di incuriosire qualunque viaggiatore. Non a caso, si tratta di una delle mete turistiche più frequentate del Mediterraneo. Città d'arte, archeologia, natura, divertimenti, tanta roba in uno spazio relativamente piccolo, con un grande difetto però. Dovrete scegliere cosa vedere perché tutto è davvero impossibile. Noi viaggiavamo con una bimba piccola e poco tempo a disposizione, appena 4 giorni. Seguitemi e vi mostrerò il nostro itinerario. Siamo partiti a maggio con l'idea di vedere quanto più possibile, senza trascurare un po' di relax al mare. Dalla Sicilia, un moderno traghetto della Virtu Ferris collega Pozzallo con Valletta. La traversata dura 1 ora e mezza, mare permettendo, ed una volta sbarcati, muoversi col proprio mezzo è semplicissimo. Attenti però, a Malta la guida è a destra. Per l'alloggio la scelta è pressoché infinita, complessivamente di buona qualità e a prezzi ragionevoli. Abbiamo prenotato su Booking un resort affacciato su Sarina Bay, pochi chilometri a nord-ovest di Valletta. Una buona soluzione, soprattutto grazie alla piscina coperta a misura di bimbo. Il tempo buono ed il sole caldo ci hanno indotto a dedicare la prima mattinata al mare, giusto per far ambientare la piccola. Con un breve spostamento lungo la statale 1 abbiamo raggiunto Melliena Baia, in estate una delle spiagge più frequentate di Malta. Intanto ci facciamo un clima, siamo in spiaggia, ci siamo bagnati i piedi. Nulla di speciale a dire il vero, ma saremmo rimasti se non fosse stato per un fastidioso vento di Grecale. Ci siamo dunque spostati dall'altra parte, su un tratto di costa rivolto a ponente verso il Circheua. Qui abbiamo trovato una splendida baia dal nome altisonante, Paradise Bay, con un mare azzurrissimo da sembrare finto. L'acqua era gelida, cosa prevedibile a maggio, ma il posto molto tranquillo e ben riparato. Relax garantito. Il pomeriggio lo abbiamo dedicato a Valletta, la nobile capitale maltese, il cui centro storico è pressoché integralmente pedonale. Spostarsi con il passeggino al seguito non è affatto un problema. Valletta fu fondata dall'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni nel 1566. Oltre a essere nota come città dei cavalieri, è anche chiamata città umilissima, per via dell'originario nome latino Humilissima Civitas Vallette, scelto all'epoca per onorare il gran maestro Jean de la Valette. Edificata sul promontorio di Monte Sciberras, tra i due porti principali di Malta, la Valletta è un concentrato di storia e arte, strettamente correlato alle vicissitudini dell'ordine militare e religioso che ha governato l'arcipelago sino al 1798. All'interno delle mura, i palazzi e le chiese ne portano ancora le impronte, nonostante la città abbia subito gravi danni durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal 1980 la Valletta è patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Per andare dove? A Gozo, che qua si dice Guzzu. Non c'è dubbio che Malta sia un'isola fortemente antropizzata, non potrebbe essere diverso, visto che è abitata da più di 5.000 anni. E siccome quando viaggiamo cerchiamo sempre i luoghi dove la natura offre il meglio di sé, abbiamo deciso di dedicare la seconda giornata della vacanza all'isola di Gozo, meno affollata e molto più selvaggia. Siamo dunque tornati a Circheva e da qui ci siamo imbarcati su uno dei traghetti per Gozo, che in maltese si dice Guzu.
È un servizio operativo giorno e notte con molteplici traversate, rapido ed efficace. Dopo una breve navigazione in cui abbiamo potuto ammirare dal ponte l'isola di Comino, siamo sbarcati a Mgar e da qui abbiamo iniziato il nostro giro. La seconda isola maltese, un concentrato di bellezze naturali e fondali marini spettacolari, è una destinazione ideale per gli amanti del mare. Lungo il profilo costiero, Gozo regala un susseguirsi di baie, spiagge, insenature e falesie che le conferiscono un aspetto estremamente variegato. Ovviamente una sola giornata non basta per vedere tutto, ma almeno ci siamo fatti un'idea. Abbiamo ammirato la magnifica Ramla Bay con la sua spiaggia spettacolare bagnata dall'azzurro lucente del mare. Dopo ci siamo fermati alle saline di Gozo, a ovest di Mars Al Foam. Avremmo fatto un bel bagno se l'acqua non fosse stata infestata dalle meduse al Bied il Gasri, un'insenatura stretta e profonda delimitata da pareti rocciose altissime. Ed abbiamo raggiunto l'Inland Sea, un lago salato collegato al mare aperto da una profonda galleria naturale all'estremo occidentale dell'isola. Qui ci siamo imbarcati su una piccola lancia per vedere la scogliera di Dveira illuminata dall'ultimo sole. Magnifico! Abbiamo concluso la visita di Gozo con una breve passeggiata nella cittadella di Rabat, il capoluogo dell'isola, finendo in mezzo a una sfilata di carri allegorici come fosse carnevale. Il terzo giorno era doveroso tornare al mare, anche perché nostra figlia non avrebbe ammesso altri rinvii. Ci siamo diretti dunque a sud-est verso Marsa Scirocco, Marsa Shlock in maltese, ammesso che si pronunci così, un antico villaggio di pescatori che oggi è il principale porto peschereccio dell'isola. Il mercato del pesce si tiene la domenica e siccome era un giorno feriale tutto era molto tranquillo. Meglio così. Volevamo vedere i caratteristici luzzi, le tipiche imbarcazioni in legno maltesi. Queste barche, un tempo a vela ed oggi mosse da motori entrobordo, si distinguono per la vividezza dei colori, le estremità rialzate e soprattutto per i famosi occhi di Osiride dipinti a scopo scaramantico sulla prua dello scafo, un'antichissima tradizione mediorientale di origine egizia. Andiamo a vedere la piscina di San Pietro? Bene, non so se è una vera e propria piscina, Alice, ora vediamo. Da Marsa Shlock ci siamo spostati di poco sino alla St. Peter's Pool, la piscina di San Pietro. Una piccola insenatura incastonata tra le pareti rocciose di un promontorio e caratterizzata dallo scintillio abbagliante delle sue acque. E finalmente ci siamo concessi un bel bagno rinfrescante. Dopo il relax balneare siamo andati a Mdina, un'altra destinazione imperdibile. L'antica capitale maltese sorge in posizione dominante sul punto più alto dell'isola. All'interno delle sue antiche mura medievali la città si sviluppa in un dedalo di vicoli e piazze su cui si affacciano le chiese, i palazzi nobiliari e gli edifici monumentali. In gran parte chiusa al traffico veicolare, Mdina è nota anche come città del silenzio ed in effetti è così che si offre al visitatore, nel silenzio affascinante delle sue strade.
Visitare la città nel tardo pomeriggio è un valore aggiunto. Al calar del sole, la pietra delle costruzioni si accende in un effluvio di luce ocra, creando un contrasto quasi abbagliante con l'azzurro del cielo. L'ultima giornata del nostro giro maltese è stata intensa. Avevamo il traghetto di rientro in serata e quindi parecchio tempo a disposizione. Abbiamo iniziato con la famosa Blue Grotto, la grotta azzurra di Malta, uno dei luoghi più iconici di tutto l'arcipelago. Sulla costa sud, a 15 km da Valletta, Blue Grotto è una colossale cavità scavata dal mare nella Falesia, facilmente riconoscibile per il ciclopico arco di roccia che la delimita. Tutto intorno il litorale offre un complesso di grotte minori, in cui la pietra chiara e il fondale sabbioso creano degli scenari marini fantasmagorici molto apprezzati anche dagli appassionati di immersioni. La grotta può essere facilmente osservata da un punto panoramico lungo la strada costiera che porta al complesso archeologico di Agar Kim. Ma il modo migliore per visitare Blue Grotto è in barca. Per farlo bisogna scendere sino al porticciolo di Vid Izurich. Da qui partono a ritmo continuo i luzzi a motore. L'escursione, della durata di circa mezz'ora, vi consentirà di ammirare un ampio tratto di litorale, ricco di insenature, piccoli anfratti e spettacolari scogliere. Ma soprattutto potrete entrare all'interno di Blue Grotto e statene certi, ne vale veramente la pena. È abbastanza economico, ma aspettatevi molta affluenza. Quando arrivate all'imbarcadero, probabilmente vedrete una lunga fila, ma non scoraggiatevi. Scorre abbastanza veloce. Dopo le onde del mare, siamo tornati con i piedi per terra, pronti per un salto indietro nel tempo sino alla preistoria, un salto di 5.000 anni. In pochi minuti abbiamo raggiunto il parco archeologico di Agar Kim e Mnaidra. Le due strutture megalitiche di Agar Kim e Mnaidra risalgono al 3000-3500 a.C. Della popolazione che le ha costruite non si sa praticamente nulla. Si suppone si tratti di templi o comunque edifici pubblici, ma in realtà anche la loro destinazione d'uso rimane oscura. Quello che è certo è il preciso orientamento astronomico, il che accresce ancora di più l'alone di mistero che circonda le rovine. Come hanno fatto quegli uomini del Neolitico a spostare ed allineare con precisione monoliti del peso di parecchie tonnellate? E perché un simile sforzo titanico? Nonostante il sito sia stato sottoposto a studi approfonditi a partire dal 1839, ancora oggi molte delle domande che lo riguardano rimangono senza risposta. Questi ruderi sono l'unica eredità che rimane di una civiltà lontana di cui si è perduta ogni altra memoria. Le ultime ore a nostra disposizione le abbiamo trascorse sul lungomare di Valletta, ai piedi delle mura, con il forte Sant'Angelo e la città di Cospicuo davanti. Cotti dal sole, sfatti dalla fatica, ne abbiamo approfittato per rifiatare un po' all'ombra fresca della marina. Come ho detto all'inizio, si è trattato solo di un piccolo assaggio. Malta offre così tante attrattive che potresti girarla per mesi senza vedere tutto quello che ha da mostrare. Con i bambini piccoli al seguito è indispensabile non esagerare e cercare sempre del tempo per loro. E in fondo anche per noi adulti. Ogni tanto bisogna fare una pausa, altrimenti il viaggio diventa un tour de force senza un attimo di respiro. Si rischia di vedere troppo senza guardare nulla. Quindi rassegnatevi, tornerete da Malta con il rammarico per ciò che avrete lasciato. Ma non preoccupatevi, è una buona cosa perché vorrà dire che il viaggio è andato bene e vi è rimasta la voglia di tornare. E io credo che a Malta valga proprio la pena tornare.